Quest'oggi vorrei parlarti di un programmino che io personalmente non userei mai, ma prima che tu cambi video e vada a guardare qualcos'altro vorrei anche spiegartene i motivi. Quando un tecnico viene chiamato a fare un intervento per un PC che non funziona, di solito fa sempre una serie di operazioni ben precise. Una parte di queste te le avevo presentate in un video precedente piuttosto vecchio, mentre altre non le abbiamo mai viste insieme. Ebbene, il programmino di oggi fa esattamente questo, ma lo fa in automatico. Va a fare una serie di controlli sui PC non funzionanti o che potenzialmente potrebbero avere dei problemi ed attua in maniera completamente automatica tutte quante le risoluzioni del caso. E a questo punto capisci bene che se non sei un tecnico la cosa si fa molto ma molto interessante. E allora andiamo a vederla insieme. Ti senti pronto? Iniziamo. Per procurarci il software di oggi faremo esattamente come al solito e quindi andiamo ad aprire il nostro browser di fiducia e nel motore di ricerca andremo a digitare Gentiluomo Digitale. Effettuiamo la nostra ricerca e vedremo che, come sempre, il primo risultato, quello relativo al dominio gentiluomodigitale.it, sarà quello che ci interessa. Quindi andiamo a farci clic su e nel sito che si apre ci porteremo nella sezione Downloads. Una volta aperta questa sezione ci basterà scendere un pochino più in basso fino a trovare questo programma. Tweaking.com Windows Repair e cliccheremo sul pulsante File Download per scaricare la nostra applicazione. Questa volta l'applicazione è un pochino più grande del solito e richiederà qualche secondo in più per essere scaricata. Una volta che comunque sarà stata scaricata, tutto quello che dovremo fare sarà un doppio clic per andare ad aprirla, potremo chiudere il browser e vedremo che nella cartella compressa che si è aperta sarà contenuto un unico file, questo qui. Quello che dovremo fare sarà semplicemente un doppio clic per lanciare il programma di installazione. Ci verrà richiesto di consentire a questa app di apportare modifiche al dispositivo, cosa che accetteremo cliccando sul pulsante Sì. E vedremo che immediatamente partirà il processo di installazione di questa applicazione. Clicchiamo sul pulsante Avanti e nel frattempo andiamo a chiudere la cartella compressa retrostante. Possiamo lasciare tutto quanto esattamente com'è e cliccare ancora sul pulsante Avanti e la stessa cosa faremo in questa finestra successiva. Quindi clicchiamo ancora su Avanti e dopo aver controllato che sia tutto quanto esattamente come vedi sul mio computer, cliccheremo ancora una volta su Avanti per far partire l'installazione effettiva del nostro programma, che ci impiegherà pochi secondi per essere terminata. Ecco fatto, nella finestra successiva lasceremo spuntate entrambe le due opzioni e cliccheremo ancora sul pulsante Avanti per cliccare quindi finalmente sul pulsante Fine. Vedrai che sul tuo desktop sarà comparsa una cartellina esattamente come questa e automaticamente si andrà ad aprire l'End User License Agreement. Cliccheremo su Accetto per accettare i termini di licenza e ci troveremo nella finestra principale del programma. Le prime cose che possiamo notare sono innanzitutto che questo software dispone automaticamente della lingua italiana, molto comoda. La seconda cosa è che è disponibile eventualmente anche una licenza a pagamento che sblocca delle ulteriori funzionalità che nel 90% dei casi non sono utili, quindi potrai tranquillamente utilizzare anche per sempre la licenza gratuita. E la terza cosa è che questo percorso si articola in più tappe, alcune delle quali importanti ed altre facoltative, come andremo a vedere meglio tra un attimo.
Come è intuibile, per iniziare ad utilizzare questo programma, la prima cosa da fare sarà un clic su questo pulsante su cui è scritto "Vai al passaggio 1". Facciamolo insieme. Come puoi vedere, c'è scritto che prima di continuare bisognerà eseguire un corretto ripristino dell'alimentazione. Per farlo semplicemente dovremo spegnere il computer, riaccenderlo e rilanciare questo programma, cosa che io ho già fatto su questo computer e che è talmente semplice che non sto qui a mostrarti. E potrai quindi procedere avendo fatto esattamente come me questa operazione. In questo modo andiamo a trovarci al passaggio 2. Il passaggio 2 ci offre la possibilità di effettuare facoltativamente una prescansione del sistema per andare a vedere se ci sono errori. È una cosa che consiglio di fare cliccando dapprima sul pulsante Apri prescansione, questo qui, e successivamente sul pulsante Avvia scansione. La scansione ci impiegherà un minutino circa per terminare. Aspettiamo. Ecco fatto, in questo caso ci dice che la scansione è stata completata e che sono stati trovati dei problemi sulla nostra macchina. Ci viene anche suggerito di utilizzare la funzione reparse point oppure di riparare le variabili di sistema per rimediare a questi problemi. Clicchiamo sul pulsante chiudi per chiudere questa schermata momentaneamente e clicchiamo ancora una volta sul pulsante avanti. A questo punto ci verrà proposto di effettuare un secondo controllo sul file system. Lo faremo cliccando sul pulsante controllo. Anche questo controllo ci impiegherà un minutino ad essere terminato. Ed ecco fatto, veniamo informati che nessun errore è stato trovato sull'unità e quindi possiamo andare nuovamente avanti fino al passaggio 3 cliccando sul relativo pulsante. E ci troviamo su una voce che potrebbe creare un po' di confusione. Ci viene infatti spiegato che con questo passaggio, facoltativo peraltro, andremo ad effettuare un controllo dei file di sistema. E allora potremmo pensare che questo passaggio, torno un attimo indietro per farti vedere, sia uguale al terzo passaggio, controlla il file system, ma attenzione, c'è una differenza abissale tra i due. Il file system possiamo immaginarlo come la struttura dei file posizionati sull'hard disk, mentre i file di sistema sono i file che, messi tutti quanti insieme, vanno a comporre il nostro Windows, quindi non facciamo confusione tra queste due voci. Possiamo cliccare sul pulsante controllo per effettuare questo controllo che durerà alcuni minuti. Ed eccoci qui, abbiamo terminato, non ho neanche finito di mangiare la mia banana, quindi posso premere un tasto per continuare e passare infine al passaggio successivo. In questo passaggio, attenzione, dobbiamo assolutamente andare a creare un punto di ripristino del sistema. Questo sarà necessario nel caso in cui qualcosa dovesse andare storto durante l'uso di questo programma e durante le relative eventuali ulteriori riparazioni che andremo a fare. Quindi clicchiamo su Crea ed attendiamo alcuni istanti la creazione del nostro punto di ripristino. Ecco fatto, il punto di ripristino è stato creato e noi possiamo procedere oltre. Clicchiamo quindi per l'ultima volta sul pulsante avanti e ci troveremo davanti a diverse scelte.
In questa schermata infatti abbiamo la possibilità di aprire tutte quante le riparazioni possibili e andare a scegliere una per una quelle che vorremmo fare, oppure di utilizzare uno dei preset che vanno ad effettuare una serie di pacchetti di riparazioni preconfezionati. Potremmo effettuare tutte le riparazioni oppure le riparazioni più comuni, però prima di andare oltre alcune precisazioni. Innanzitutto queste riparazioni, veniamo informati dal programma stesso, sono per Windows XP, Vista 7, 8 e 10. Ti dico che nella preparazione di questo video ho testato queste riparazioni anche su Windows 11 e non ho avuto nessun problema. Però attenzione, a maggior ragione sarà opportuno creare un punto di ripristino se utilizzi Windows 11 come sistema operativo. Per lanciare tutte le riparazioni comuni, a questo punto ci basterà cliccare su questo pulsante. Per lanciare tutto quanto il pacchetto completo di riparazioni su quest'altro, mentre se invece vorremmo scegliere le singole riparazioni da effettuare, potremo utilizzare questo pulsante. È opportuno tuttavia ricordare che la maggior parte delle riparazioni generiche sono state già effettuate nei passi precedenti, quindi andiamo ad aprire le riparazioni solo se sappiamo cosa stiamo facendo e se abbiamo bisogno realmente di riparare qualcosa di preciso. Facciamo clic su Apri riparazioni e veniamo avvisati che sarà opportuno effettuare queste riparazioni in modalità provvisoria. Per farlo ci basterà premere questo pulsante che riavvierà naturalmente il nostro computer nella modalità provvisoria. Diversamente, se vorremmo procedere nella modalità normale, potremo utilizzare il pulsante sovrastante e dirgli capisco i rischi e chiudi questo messaggio. Andiamo a chiudere momentaneamente questo messaggio solo per andare a scorrere l'elenco delle possibili riparazioni, che sono davvero tantissime. Come vedi, possiamo riparare quasi qualsiasi aspetto del nostro computer, ivi ricompreso per esempio un App Store di Windows non funzionante, oppure una serie di altre cose che potrebbero non andare bene nel nostro sistema operativo. Dopo aver selezionato una per una le operazioni che vorremmo effettuare, andremo semplicemente a cliccare sul pulsante Avvia riparazioni. Vedremo che partirà una lunga procedura che si occuperà in maniera completamente automatica di effettuare tutte le riparazioni per conto nostro. Ed ecco fatto, non ti dirò quanto tempo ci ha impiegato questa macchina a fare tutte quante le operazioni, ma ti dirò semplicemente che ho finito di mangiarmi la banana precedente e sono riuscito a trasformare in burro d'arachidi ben 2 pacchetti di noccioline nel frattempo. Quindi fatti i tuoi conti. Quando vengono terminate le riparazioni ci basta cliccare sul pulsante sì per riavviare il nostro sistema e ritrovarlo nuovo, fiammante, senza più neanche un errore. Non ti nascondo che in questo momento mi sto augurando 2 cose. La prima è che i miei colleghi non ce l'abbiano troppo con me per averti presentato questo programma, visto che in qualche commento precedente qualcuno di qualcosina si è lamentato. E la seconda è che ti sia il meno utile possibile, nel senso che spero che tu non abbia mai problemi tali da dover ricorrere all'uso di questo software, che io comunque ad ogni buon conto terrei come al solito su un pendrive pronto per l'utilizzo. E adesso voglio ringraziare Claudio Masciaga per essersi abbonato al canale. Benvenuto Claudio e grazie mille per il tuo supporto. Bene, ritengo che ci siamo detti tutto quello che dovevamo dirci e, come sempre, non mi resta che ringraziarti per la visione di questo video e darti appuntamento alla prossima.